Benvenuti amici del Toro, inizio un po' diverso dal solito così partiamo subito con la lettura. Mostrami, Toro, tendenze energetiche generali per la seconda metà di quasi quasi brucio la carta amici del Toro. Abbiamo l'eremita. La carta dell'eremita è una carta che indica introspezione, la necessità o la volontà di prendersi un periodo per fare una sorta di esame e per, direi io, trovare i propri punti di forza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io vi ricordo che potrebbe essere che non risuoni tutto, potete ascoltare comunque ascendente, segno lunare o Venere e in descrizione trovate link interessanti. Allora, partiamo subito con un 4 di spade che parla anch'essa di un periodo di isolamento, della necessità di ricarburare, rigenerarsi, ricaricare le energie. Abbiamo poi anche un 9 di denari, il giudizio 7 di spade, 9 di spade. Ok, una è volata, adesso la recupero. Abbiamo il cavaliere di bastoni e un bell'imperatore. Pare che dobbiate passare attraverso questo processo di autoanalisi per arrivare a trovare la vostra stabilità, la vostra concretezza, la vostra zona di comfort. Andiamo a vedere carta per carta con i mini tarocchi di che cosa si tratta, però ho come la sensazione che sia una questione o legata all'amor proprio, considerato che abbiamo questo 9 di pentacoli, o per qualcuno si tratta di iniziare qualche percorso da soli, può anche essere un'attività autonoma per qualcuno. Andiamo a vedere il 4 di spade. Guardate, 8 di pentacoli, quindi sì, per qualcuno può essere una questione legata al lavoro, per molti è sicuramente una questione legata a qualche cambio della quotidianità, o meglio, a qualche cambio che non arriva, mi verrebbe da dire, perché comunque quando c'è il 4 di spade è sempre una carta che indica il dover o il pensare di dover stare in una situazione perché non si riesce a cambiare. Probabilmente state pensando di rimanere lì in quella situazione lavorativa anche se non è delle migliori, perché nonostante tutto la sapete gestire. Però quello è un po', diciamo, pigrizia al cambio o paura al cambio, reticenza al cambio. Io ho come la sensazione che stiate aspettando qualche evento esterno, qualche proposta dall'esterno, perché comunque c'è la carta dell'appeso, siete in una fase di stand-by. Andiamo a vedere questo 9 di denari, a cosa fa riferimento. 3 di pentacoli, 10 di coppe e 4 di coppe. Allora, la prima sensazione che ho avuto è che potete iniziare effettivamente questa attività da soli, che vi permetterà di comunque creare delle collaborazioni. Cioè il fatto che voi siate indipendenti e autonomi non vuol dire che dobbiate sempre fare tutto da soli, ma potreste comunque cercare l'aiuto di qualcuno, le collaborazioni di qualcuno. Tenete presente che quando c'è un 3 di pentacoli è anche perché è come se non vi sentisse all'altezza di affrontare la situazione, ma in realtà è solo una vostra impressione. Andiamo a vedere il giudizio. Fante di bastoni e 7 di coppe. Allora, per qualcuno questo fante di bastoni rappresenta una persona in concreto, probabilmente questa persona che non fa questa offerta o che stavate magari aspettando. Per altri è proprio una questione di ritrovare lo spirito, ritrovare la forza di la forza d'animo, mi viene da dire, perché vedo questo 10 di coppe, che è la carta del completamento, però è come se per essere completi avete bisogno comunque di collaborare
ed è una cosa che voi non, diciamo, non state prendendo in considerazione. Avete la carta dell'eremita, siete molto in una fase solitaria, probabilmente anche isolata, però è come se aveste bisogno degli altri per riuscire a sbocciare. E la carta del giudizio può anche fare riferimento al fatto che state aspettando qualche tipo di chiamata, qualche tipo di notizia, qualche tipo di possibilità, considerato che abbiamo un 7 di coppe, ma ho come l'idea che vi manchi un po' di intraprendenza. Andiamo a vedere il 7 di spade. Asso di bastoni, ecco qui l'intraprendenza che manca. Abbiamo un 3 di bastoni, 5 di coppe, ruota della fortuna e matto. Dunque, il 7 di spade, ragazzi, è sempre una carta che vi parla di qualche cosa che è falso, di qualche cosa che viene distorto, di qualche proiezione, avete qua anche il 7 di coppe, di qualche mezza verità. È come se aveste paura ad agire, paura a fare il cambio. Di chi o di cosa non vi fidate? Andiamo a vedere il 9 di spade. Perché il 7 di spade fa riferimento anche, come vi dicevo prima, alle proiezioni. Considerato il 9 di spade che abbiamo qui, che parla di preoccupazioni legate al passato, e qui iniziate già con un 4 di spade, fate attenzione perché è come se... sì, è come se ci fossero delle verità viste a metà. È anche un po' un avvertimento sul non fare troppo i furbi, eh? Allora, il 9 di spade è spiegato da un fante di coppe e dalla carta degli amanti. Sì, ripeto, è come se ci fosse qualche cosa che vi è già stato dato in passato, sotto questa forma, è come un ok. Ho come l'idea che abbiate paura di non trovare un equilibrio. Cioè, soprattutto se è un'attività nuova, se è un qualche cosa dove dovete ciclicamente proporre qualche cosa di nuovo, io qui ho come la sensazione che abbiate paura di avere tipo la crisi dell'artista, la crisi dello scrittore, come si dice, il blocco dello scrittore. Però abbiate fiducia anche in voi. Cioè, qui si tratta con la carta del giudizio anche di vedere le cose da un punto di vista più ampio, soprattutto ritrovate la vostra passione per questa situazione, questo lavoro, o sento che è un lavoro, è una sorta di ok, basta, adesso voglio fare le cose a modo mio, voglio intraprendere questa strada, ho paura perché non vedo tutto, magari ho paura di certe illusioni, magari ho paura che le idee che mi vengano non siano buone, ho paura a fare il cambio perché non so che cosa poi ci sia dall'altra parte, come mi posso trovare. Esattamente, il 4 di spade è la carta del masochista, quindi siete in una fase dove magari preferite rimanere in quello che non vi fa star bene, ma che sapete gestire, piuttosto che avventurarvi in qualche cosa di nuovo che potrebbe essere peggio, però io vi dico, potrebbe anche essere meglio. Non guardiamo sempre solo il bicchiere mezzo vuoto, guardiamolo anche mezzo pieno. Cerchiamo di focalizzarci realmente sulle vibrazioni positive. Avete la ruota della fortuna, sono i cambi positivi, sono i cambi karmici, ok? Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni. Cinque di bastoni e 9 di spade nuovamente. Guardate, io ho proprio la sensazione che vi dicano di prendere il toro per le corna. Ok? Adesso questa non si capisce che bestia sia. Però comunque, ehm, sì, non fatevi. Allora, la pace interna si raggiunge riuscendo a mantenere la tranquillità, la serenità piuttosto che la felicità, nonostante le avversità esterne.
Quindi qui è un po' come se vi dicessero: ritrovate l'entusiasmo, andate dritti verso quello che volete, metteteci passione e vedrete che arriverete a questa stabilità, a questo imperatore, a questo contratto magari potrebbe essere, a questo tipo di collaborazione. Se state tentando di iniziare una collaborazione con qualcuno, puntate in grande, fondamentalmente è un po' quello che sento. Si dice sempre che per ottenere 100 bisogna, scusate, per ottenere 50 bisogna puntare a 100. Io vi dico, puntate 100 per ottenere 100. Cioè, perché se la mente lo sa che punto in alto per ottenere la metà, tanto vale. No, no, no. Punto 100 perché so che ho tutte le capacità per raggiungere quel 100. Vi ricordo che il 3 di Pentacoli è una carta che parla di una persona che ha tutti gli strumenti, le conoscenze, le abilità, le doti, l'intuito per gestire un certo tipo di situazione, per far fronte al tipo di progetto che gli è stato commissionato, per portare a termine il lavoro che gli è stato commissionato, ok? Andiamo a vedere questo imperatore. Ragazzi, abbiamo un'altra volta l'eremita. Interessante perché abbiamo due arcani maggiori per spiegare un arcano maggiore. Quello che mi viene da dire, brillate da dentro. Nei tarocchi di Osho, l'imperatore viene chiamato il ribelle e fa vedere delle catene che si spezzano, no? Perché è colui che si ribella alle regole che ha seguito fino a questo momento e crea le sue proprie regole da solo per brillare, per creare la propria stabilità, per esprimere la propria essenza, per poter crescere, per poter prosperare. Ragazzi, io la sento una lettura molto positiva, devo dire. Vi manca solo un po' di entusiasmo, ma quello è perché dovete trovare un po' di amor proprio, secondo me. Fate attenzione alle proiezioni o alle false aspettative magari che voi avete, ok? Rendetevi conto che quando si è in questa situazione è perché bisogna individuare quali sono i bisogni o le carenze che si sta cercando di colmare. Chiedetevi sempre perché rispondo così, perché reagisco così, perché faccio questo, da dove arriva questo tipo di reazione, piuttosto che questo tipo di paura, è fondata? È una paura dell'ego? Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa posso dirvi. Carta numero 2. Wow, parla di fortuna, di protezione, di doti e di possessioni, possedimenti o possessioni nel senso lato della parola, nel senso in cui lo intendiamo sempre. Stavo guardando se c'era qualche diavolo, ma no. Quindi potrebbe essere possedimenti, diciamo così. Parla anche di doti. Qui bisogna scavare un po' dentro e diciamo farvi anche guidare dal vostro intuito, da quello che è la vostra percezione personale. E qui di nuovo mi parla di doti. Voi le doti le avete, avete anche i possedimenti, gli strumenti, le attrezzature, la sincronicità, perché qui avete la ruota della fortuna. Periodo positivo, ragazzi del Toro, amici del Toro. Carta numero 29, wow, anche questa è molto bella perché è una carta che parla del divino femminile e del fatto che comunque le idee vi arrivano, perché essere, diciamo così, in connessione con il divino femminile vi dà la possibilità di avere quel canale sempre aperto per cui possono arrivare continuamente le idee. Ah, c'è anche scritto canale. Scusate, stavo guardando che sto dando fuoco al muro con la candela, magari la sposto. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un like, un commento, una condivisione. Potete anche lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Io, che dire, vi ringrazio come sempre di essere stati qui con me e di commentare, a me fa piacere sempre leggere i commenti. E niente, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!